Giugno 2019, mi bevo un caffè con Olaf, un collega di lavoro che macina chilometri in mountain bike a badilate, fa gare ed è appena tornato da una delle gare di mountain bike più dure del mondo, la Cocodrile Trophy in Australia, gare di 8 giorni per 750 km. Bevendo il caffè, Olaf inizia a raccontarmi della sua Stall R1 ed è qui che inizio a conoscere il marchio. Settembre 2019, Lenzerheide Bike Test. Sono sempre più interessato all'acquisto di una cross country. Giro l'angolo e qual è il primo stand che mi si para davanti agli occhi? Ma tu guarda, la Stall di Olaf! Noto subito il cartello che mette in evidenza che il frame della R1 pesa solo 780 grammi, non arriva a 1 chilo ed è fatta in Europa. Provo la bici. Marco ci impiega 15 minuti per prepararmela a dovere. Cambia addirittura l'attacco manubrio perché è troppo lungo per un tappo come me. Parto. Come vola sui trail. Volo. Tac. È impressionante come volo sui trail. Mi innamoro. Ok ragazzi, devo ammetterlo, questo è il mio sogno. Avere una Stall bike marchio svizzero. La bici è una scheggia. Quando ci si alza sui pedali con questa, parte. Ma costa un botto. Ci devo pensare. Settembre 2019. Organizzo il giro sul Tamaro con Pier, Gian e Matteo. Cerco dei video su YouTube per studiare il trail e guarda un po' che bici mi trovo in uno dei video. Questo marchio mi perseguita. Ottobre 2019. Thomas Stall, proprietario del marchio, invita me e Pierre a un nuovo bike test, questa volta in Germania, al quartier generale di Bike Ahead, il leader mondiale delle ruote in carbonio e costruttore dei telai Stall. La visita guidata alla fabbrica mi apre un nuovo mondo ed inizio a comprendere il valore della bici, la passione delle persone che lavorano intorno al progetto, la qualità dei materiali utilizzati, il metodo di lavorazione unico al mondo per la realizzazione dei telai, i tempi ed i costi di produzione. Conosco meglio Thomas Stall, 37 anni, mountain biker professionista per 7 anni. Diventa team manager di Stöckli Pro Team, il team di Mattias Flüttiger e Yolanda Neff, prima che passasse a Trek. You were the team manager of Stöckli? Yes, for the Stöckli Pro Team. How old are you? You are so young and have so many experience already. I'm 37. What? Dopo 2 anni decide di fondare Stall Bikes con l'obiettivo di fare mountain bike con telai in carbonio di altissimo livello. Dopo una bella chiacchierata, io e Pierre abbiamo iniziato a provare le bici e a divertirci un mondo. Ma come va? Come fila! È un bolide questa bici. Devo iniziare a fare anche la ceretta. Guarda che pedazzi che sono. E vediamo se ho 100 metri dall'arrivo. È forte! Che sono cotto. 3 scatti. Come ti sembra, Pier? Tu che hai provato? Buone sensazioni, devo dire. Che bella sensazione comunque. Leggerezza, silenziosità, elasticità, rigidità, tantissime sensazioni tutte in una. Il trail è molto flow, ci sono stati dei passaggi tecnici, ma la bici veramente sembra vada da sola. Io muovo le gambe sui pedali, ma la bici va da sola. E dopo la M1 World Cup ho provato la Hardtail R1 Race One, chiaramente settata a puntino come sempre. Pierre c'ha una bomba in mano. Probabilmente la bicicletta più costosa del lotto. Solo le ruote 3.200. Sì, più o meno. Solo le ruote 3.200 euro. La Biturbo RS. Fermo lì. Secondo me cambi idea. Sembra di essere ai box della Ferrari che stanno preparando la macchina. Adesso provo l'Hardtail. Mi hanno dato in mano la R1. Oh madonna, che morto! E chi mi ferma più? Che polline! Race One Stall! Il più veloce della luce! Volo ragazzi, volo! Mamma mia! Ok, il motivo per cui siamo qua è per via di questa belva. Sto cercando un Hardtail, mi sono innamorato del marchio Stall e adesso sto provando la R1. È un razzo. Meno comoda della Full chiaramente perché non ho la sospensione
centrale che ammortizza gli urti ed è, ragazzi, è leggerissima. La alzo con un dito. È una cosa fantasmagorica. Non ho mai provato una bicicletta così in vita mia, onestamente. Ora adesso Mr. Stoll mi ha messo il tarlo nella testa dicendo che probabilmente per lunghe distanze, la 100 km di Einsider che vorrei fare come mia prima gara, sarebbe più indicata una marathon, quindi full suspension con l'ammortizzatore centrale, però il peso si alza un attimino di più. Come detto, il grande dilemma era se acquistare una hardtail o una full, ed il caro Thomas mi ha chiarito ben bene il concetto. Listen, I have to choose my bike. I have a colleague where I work that has a Stoll bike. Oh, yes? Yes. Who? He's Olaf. Ah, the Olaf, yeah. You know him? Yes, sure. Yeah, I know yeah. each soul biker. And he was in Australia, right? Yeah, so 50 L1. He has an L1. exactly with these Okay. wheels. Yes. So I drink a coffee with him, asking Okay. what's the best Stoll to buy, because my first choice was that. But he said, if you want to do races, you have to think about the weight Yeah, of sure, the yeah. bike. But if you do 100 kilometer, a marathon, No, with for an me, hardtail, no. Fuck. The fully is better for long races. Sure. right? Yeah, it's easier to ride, more comfort, and you are faster. Sure. E quindi mi sono fidato del consiglio di Thomas, che sulle lunghe distanze la full è più facile da condurre, più comoda e più veloce. Thomas mi ha convinto e a metà ottobre ordino la M1 full. Ci vogliono 3 settimane per la costruzione del telaio e a metà ottobre, non appena ultimato, Thomas mi ha invitato gentilmente a Schaffhausen per l'assemblamento della bici. In officina non trovo 2 persone qualsiasi. Marco è l'artista che mi ha fatto il setup delle bici in tutti i bike test a cui sono stato. Amante di downhill, sa fare tutti i trick del pianeta ed impartisce lezioni sui bike park. È lui che mi assembla la bici. L'altro è Lukas Spengler, vincitore nel 2015 di una Parigi-Roubaix Under 23. Avete capito bene, una Parigi-Roubaix. Il processo d'assemblaggio è durato in tutto 5 ore, dove ho visto la mia piccola prendere forma. I primi passi. So just take my hand, I wanna be with you until È una belva. È una bomba questa bici, una scheggia. take a chance, baby, roll the dice. Gotta give me some love, cause when I'm with you, I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. È talmente veloce che mi si è stampato il sorriso sulla faccia. Non va più via.